Ciao ciao ciao, ben ritrovato, ben ritrovata. Oggi vediamo questi auricolari della Beats, quindi Apple Beats, sono le Beats Studio Buds, auricolari Bluetooth 5.2 classe 1, che come novità portano nel catalogo Apple Beats degli auricolari compatti che finora non esistevano, con cancellazione attiva del rumore. Al brand Beats esistono altri auricolari True Wireless, ma non sono così piccolini. Né Apple ha realizzato finora degli auricolari diciamo compatti, perché le AirPods Pro comunque hanno un bastoncino, anche se più corto. Cancellazione attiva del rumore, trasparenza, impermeabilità IPX4, una batteria che dovrebbe durare 8 ore con la singola ricarica più 2 ricariche della custodia arriviamo a 24 se utilizzi ANC 5 ore e 15 con la custodia. Ricarica rapida parziale 5 minuti ti dà un'ora di ulteriore play. I controlli non sono touch, ma sono controlli fisici. Prodotto che si sposa benissimo nei software Apple, quindi ti dà la possibilità, uno, di chiamare Siri con appunto un comando vocale, due, si integra con la ricerca sulla rete Apple dov'è. Quindi non devi andare ad utilizzare un AirTag per andare a individuarli, ma semplicemente tramite l'app, se usi un iPhone naturalmente, andrai a vedere dove le hai lasciate o se le hai smarrite, se eventualmente qualcuno che passa di lì con iPhone trasmette la posizione. Hanno anche un'app per Android, supportano la AC sul piano audio, si chiamano Studio perché appunto ti vogliono fornire un'ottima esperienza audio da studio di registrazione. Hanno un driver con un doppio diaframma e una doppia camera, il che significa che cercano di sfruttare anche le frequenze basse che vengono trasmesse posteriormente al driver con un meccanismo di riflessione. Così come ti sto mostrando qui in sovraimpressione, non è una caratteristica del driver ma dell'involucro che lo contiene. Questo per andare a migliorare le frequenze basse e il doppio diaframma per andare a migliorare la nitidezza nella riproduzione e fornirti un suono potente e bilanciato. Due microfoni beamforming per andare a migliorare le conversazioni in chiamata. La cancellazione attiva del rumore non è disponibile sul singolo auricolare, lo dico subito perché questa è la domanda più frequente. Puoi utilizzare un solo auricolare perché sono binaurali, ma in tal caso entrerà in gioco solo la trasparenza, quindi potrai fare lo switch tra modalità disattivata e trasparenza. Le Beats Studio Buds le vediamo da vicino, cominciamo dall'unboxing. Buona visione! Dunque, in confezione le Beats Studio Buds, eccole, devo andarle a caricare. Un poco di manualistica, 3 mesi gratuiti di Apple Music, l'adesivo Beats, istruzioni anche in italiano, sicurezza, un cavo corto, una ventina di centimetri, Type-C, poi altri gommini sostitutivi taglia LS, gommini bianchi in silicone molto morbidi, eccoli qui. E naturalmente per l'accoppiamento con l'iPhone ti basta semplicemente andarle ad avvicinare e come per le AirPods la connessione è istantanea. Vediamole da più vicino, realizzate essenzialmente in plastica, sono un po' più grandi rispetto alle AirPods
Pro, e anche il livello dei dettagli e delle finiture non è lo stesso, un po' più economiche. Si vede per esempio qui dove c'è il connettore Lightning, sulle AirPods Pro c'è un bordino di metallo, qui non c'è, è tutta plastica e si sente al tatto, è un po' ruvida, graffiante. Frontalmente LED, indica lo stato di carica della batteria, logo Beats, e la cerniera non si vede, ma mi sembra abbastanza salda. Non hanno ricarica wireless e all'interno, per come sono state posizionate e per come sono stati realizzati questi auricolari, guarda, è semplicissimo estrarli perché c'è questa parte di sopra che sembra essere stata realizzata proprio per estrarle. Due pogo pin, qui trovi il tastino per l'accoppiamento, 48 grammi di peso, lunghezza 7,2 cm, 5,1 cm e uno spessore di 2,55 cm. Andiamo a vedere gli auricolari che sono binaurali tra di loro, quindi perfettamente identici. Innanzitutto abbiamo detto che qui c'è una doppia camera per il driver che, se guardi bene attraverso la retina che è realizzata in tessuto sintetico, riesci quasi a intravedere i due contatti R di right, non c'è sensore di indossabilità e il microfono è posto qui ed è fatto, te lo faccio vedere più da vicino, in modo tale, guarda, da essere resistente al vento, perché è stata creata una camera all'interno. Questo qui è il tastino, ha un profilo molto molto basso e un'escursione minima. Il clack, diciamo, vedi, non lo senti adesso, però quando lo indossi poi un po' lo senti. Il tastino si preme sopra, quindi non sotto e non al centro, ma sopra. E qui abbiamo la B di Beats. Plastiche opache e lucide nella parte qui sopra del tastino. Dunque, la vestibilità come la trovo? Sono auricolari in-ear, compatti, non penetrano tantissimo nel canale. Per inserirli, come al solito, spingi un pochettino, ruoti. Hanno di simpatico il fatto che li puoi impugnare facilmente perché sono allungati e quindi puoi andarteli a sistemare veramente molto bene, quindi farli aderire saldamente. Il risultato è questo. Hanno un isolamento passivo medio-alto, sono comodi perché sono tendenzialmente molto arrotondate e non penetrano molto all'interno, non generano una pressione molto molto alta. La stabilità è veramente buona, quindi da auricolari sportivi. Insomma, ci ho corso diverse volte, non ho avuto nessuna difficoltà né danno segno di voler fuoriuscire. Secondo me si adattano bene a diversi canali auricolari, anche più piccolini, e hanno il gommino universale, quindi puoi andare a sostituire e utilizzare quelli che preferisci. Come va il microfono delle Beats Studio Buds? Qui da un lato Apple ha inserito dei microfoni beamforming con accelerometro vocale, dall'altro però ha dotato ciascun auricolare di un solo microfono, quindi una tecnologia meno sofisticata sicuramente rispetto alle AirPods Pro, anche sul piano del software per la cancellazione del rumore, però l'apertura microfonica è schermata contro i rumori del vento. Andiamo a vedere come registrano. Ho eseguito come al solito una serie di registrazioni. Cominciamo da condizioni di assoluto silenzio. Prova di registrazione con le Beats Studio Buds in condizioni di assoluto silenzio. Direi niente male, buona l'intensità, benino diciamo la qualità proprio della voce, mi risulta un po' sporca. In condizioni di vento debole. Prova di registrazione con le Beats Studio Buds in condizioni di vento debole. Niente male, in condizioni di vento forte. Prova di registrazione con le Beats Studio Buds in condizioni di... Lasciano passare un po' il rumore del vento, però si capisce ancora quello che sto dicendo. In condizioni di rumore a 85 decibel. Prova di registrazione con le Beats Studio Buds in condizioni di rumore a 80... Niente male, anche qui passa un po' di rumore, però insomma
si difendono bene. A 100 decibel purtroppo non passano il test. Questo è il risultato della registrazione, c'è quasi solo rumore, tentano la correzione, ti faccio sentire, ma non riescono. Insomma, ti dicevo, una tecnologia un po' meno sofisticata. No, però fanno molto bene se sei in un locale, quindi ci sono chiacchiere intorno a te, persone che parlano, un bar, vediamo, oppure a casa, magari sei a casa e intorno a te parlano, tu stai, insomma, su WhatsApp, vediamo. Prova di registrazione con il Beats Studio Buds in condizione di chiacchiere in sottofondo a 85 decibel. Ok, quindi anche qui non siamo a livello delle AirPods, però per degli auricolari che sono compatti e che hanno una vocazione tendenzialmente sportiva, direi che la prova microfono è superata. Certo, non è il non plus ultra oggi per quanto riguarda questa tecnologia, insomma, però può andare se intendi utilizzarli per lo sport. I controlli funzionano bene perché il tastino è preciso. Quindi lo premi una volta, fai play e pausa, premi due volte, vai avanti di una traccia, tre volte torni indietro e se tieni premuto hai la possibilità di controllare l'ANC, quindi on, off e trasparenza, oppure andando nelle impostazioni, ti faccio vedere, hai la possibilità, così vediamo, ne approfittiamo per vedere anche il software, hai la possibilità di impostare la chiamata Siri, che comunque puoi fare su iPhone semplicemente con la chiamata vocale. Quindi niente male, anche su Android, però manca il controllo volume purtroppo. La app su Android, la Beats app, non fa niente di diverso poi da quelle che sono le caratteristiche del software su iPhone. Quindi stato di carica delle cuffie e della batteria, la possibilità di andare a cambiare qui il funzionamento della cancellazione attiva del rumore, rinominare le cuffie e andare a scegliere che comando dare quando tieni premuto il tastino. Gli altri controlli non sono personalizzabili, l'unica cosa che è personalizzabile è praticamente la pressione prolungata. Ok, puoi scegliere tra controllo rumore e assistente vocale, differenziando tra destro e sinistro. Tramite l'app su Android fai anche gli aggiornamenti firmware che invece su iPhone avvengono in automatico. Connettività e batteria delle Beats Studio Buds come vanno? Per quanto riguarda la connettività sono Bluetooth 5.2 classe 1, quindi all'aperto hanno un ottimo range, superano addirittura i 100 metri, al chiuso non ho avuto nessun problema. Non sono multipoint, ma sono binaurali, quindi puoi utilizzare l'una o l'altra. Ti dicevo nell'introduzione che puoi utilizzare l'ANC solo se le indossi entrambi, se indossi un solo auricolare, però hai disponibile ancora la trasparenza e la possibilità di eseguire lo switch tra trasparenza e praticamente disattivata la funzione ANC, ok? Per quanto riguarda la latenza, supportano il codec AC, fanno meglio su iPhone in modo abbastanza evidente. Su iPhone direi che la latenza è accettabile, più che accettabile, quindi puoi tranquillamente vedere film, non è fastidioso il ritardo, anche se si avverte leggermente, e puoi anche giocarci se non hai delle esigenze molto stringenti. Per quanto riguarda invece Android, a seconda poi dello smartphone, di come gestisce la AC, del carico in quel momento, insomma, e anche dell'app che vai ad utilizzare, le prestazioni sono diverse. Io le ho provate su S21 Ultra e effettivamente non sono proprio brillantissime, ok? Staremo ancora nei limiti dell'accettabile, però la differenza con iPhone è marcata, ok? Poi supportano, come dicevo, la possibilità di chiamare Siri e la chiamata è buona, non c'è il sensore di prossimità.
Per quanto riguarda invece la batteria, i valori dichiarati da Apple sono verosimili, però i test di laboratorio sono fatti al 50% del volume. Io trovo che qui la pressione sonora non sia insomma, sempre soddisfacente, quindi le ho provate con cancellazione attiva del rumore, attiva, devo dire che a 5 ore non arrivano. Quindi diciamo siamo nell'ordine di 4 ore e 20, più o meno tra 4 ore e 20 e 4 ore e 30, che non è proprio il massimo oggi per gli auricolari compatti. Può insomma bastare o meno a seconda delle esigenze, però hanno la ricarica rapida parziale che funziona in maniera convincente. Effettivamente quei 5 minuti ti fanno suonare per quasi un'ora, però in ANC off, perché se hai ANC off on suonano per poco più di 30-40 minuti. Ok? Quindi direi connettività buona e batteria, diciamo, benino. L'impermeabilità IPX4 le rende delle discrete cuffie sportive e il controllo fisico col tastino è fatto in modo tale che devi andare a premere in alto, quindi molto in alto. Questo fa sì che all'interno non si genera una pressione perché non devi premere al centro, quindi spingere molto le cuffie internamente, e poi è molto sensibile, però si sente quel clac 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 quando premi, quindi insomma non è eccessivo, però lo avverti chiaramente. Come va la cancellazione attiva del rumore delle Beats Studio Buds? Qui Apple non ha specificato esattamente qual è l'entità di questa cancellazione, se parliamo di un 35, di un 38 o di un 40 decibel. Però devo dire che riducono abbastanza sulle basse frequenze. Che cosa significa abbastanza? Qui dovremo fare dei confronti. È un buon livello medio, ma non siamo a livello delle AirPods Pro né delle FreeBuds Pro, che sono prossime come prezzo. Quindi se stai cercando in particolare la cancellazione attiva del rumore, queste qui sono una seconda scelta, soprattutto se stai cercando gli auricolari da viaggio in aereo, quindi con la massima riduzione possibile. Si avvicinano un po' alle Galaxy Buds Pro, ma sono leggermente, diciamo almeno per me, per come si adattano al mio canale auricolare, sotto. Le Buds 2 non le ho ancora provate, ma insomma poi magari facciamo un confronto tra tutte. Il software non ti permette di fare granché con la NC, di configurare ben poco, è o vuole essere di tipo adattativo, cioè si regola in automatico a seconda del livello ambientale. La trasparenza direi buona, entra con dolcezza in modo progressivo e rende in maniera naturale le voci. Direi che per gli auricolari sportivi, se vogliamo considerarli tali, è una cancellazione attiva del rumore che ci sta, ma non è certo il massimo che puoi trovare oggi, soprattutto a questo prezzo. Come suonano le Beats Studio Buds con il loro driver con doppio diaframma e doppia camera? Devo dire, a me personalmente piace il sound di questi auricolari. È vero quello che si legge un po' in giro, e te lo mostro anche dalla risposta in frequenza elaborata dai ragazzi di Artings che ti mostro qui in sovrimpressione, che hanno dei bassi un po' sottotono e addirittura anche i medio bassi. Per un prodotto Beats questo può essere, diciamo, un po' sorprendente. I bassi effettivamente ci sono puliti, però non sono particolarmente presenti né molto potenti. Hanno come caratteristica principale il fatto di avere una nitidezza complessiva molto alta e anche un buon grado di dettaglio, un'ottima pulizia, ed è per questo che io li ho apprezzati. La pressione sonora è fino al 60% secondo me regolata maluccio, perché è insomma un po' bassina, oltre però immediatamente aumenta
e al massimo del volume direi che ci siamo, insomma, suonano anche abbastanza bene, forte, quindi però insomma questo dal 60%, 60-70% in poi. Buona la separazione, buona l'immagine stereo, devo dire è un sound piuttosto ricco, ricco di dettagli, di sfumature, di diciamo cose che normalmente non sentiresti con auricolari con un'enfasi diciamo sulle frequenze basse, medio-basse, marcata o più marcata. La differenza con le AirPods c'è, diciamo le AirPods ti mostro, vedi qui in sovraimpressione appunto la differenza è proprio nella risposta in frequenza, hanno sicuramente una parte di medio-basse e bassi più evidenziata e quindi diciamo in generale il sound delle AirPods suona un po' più premium, eh, però comunque siamo sul livello comunque molto molto buono, anche qui, anzi per certi versi diciamo se ti piace un profilo equilibrato potresti apprezzare addirittura più queste, quindi per un profilo equilibrato mi rendo conto che se l'acquisti per lo sport magari potrebbero non essere il massimo per un certo tipo di sound da workout e non c'è la possibilità di andare a equalizzare. Siamo arrivati alle conclusioni sulle Beats Studio Buds. Che dire? Che cosa manca? Cosa non mi è piaciuto e a chi lo consiglierei? Sicuramente nell'offerta attuale di auricolari true wireless di Apple Beats ci troviamo di fronte a un articolo di livello medio. Rispetto alle AirPods Pro c'è una differenza di più di 100 euro e bisogna insomma tenerne conto. È un articolo a cui mancano diverse funzioni premium, ricarica wireless, non c'è la possibilità di avere i sensori di indossabilità né di utilizzare l'audio spaziale su Apple Music o TV Plus. Funzionano invece molto bene con Apple TV e i controlli non sono particolarmente completi, manca il controllo volume, ma se utilizzi un iPhone hai la possibilità di chiamare Siri con il comando vocale, quindi di fare un controllo vocale, ok? Che è scomodo il più delle volte, soprattutto in contesti in cui non puoi parlare, no? Perché disturbi. Insomma, comunque c'è il limite sui controlli. Con iPhone, quindi su iOS, oltre alla chiamata Siri, hai la possibilità di utilizzare dove gestisce meglio la AC, si indica in generale meglio, però mi è piaciuto il fatto che comunque la app su Android non è niente male e tutto sommato grosse limitazioni, a parte queste che ti dicevo, non ce ne sono. È un articolo molto versatile perché ha un sound bello equilibrato, insomma se quindi non stai cercando degli auricolari che abbiano dei bassi particolarmente di carattere prominenti e anzi ti piace l'equilibrio e anche un buon livello di accuratezza, nitidezza e dettaglio, secondo me lo apprezzeresti. Poi in generale, insomma, la batteria, pur non essendo proprio il top del top, potrebbe essere in tante situazioni, soprattutto se le usi per allenarti, sufficiente. Anche a casa hanno una buona vestibilità, sono comodi. Gli auricolari in-ear in generale non sono particolarmente comodi o possono risultare scomodi. Queste qui secondo me sono più comode rispetto ad altre, anche per il modo in cui è stato fatto il tastino. Ti ricordo che Apple è restia a mettere dei tasti e diciamo delle posizioni touch su auricolari in ear. Infatti con le AirPods Pro non l'ho fatto proprio per evitare la pressione interna. Qui ha trovato questo escamotage di mettere il punto di pressione molto in alto e devo dire insomma il risultato è apprezzabile se sei di quelli a cui dà fastidio proprio la pressione sugli auricolari in ear quando dai i controlli.
Quindi sono versatili, li consiglierei a tante persone, insomma, se sei un pendolare vanno bene perché la NC, pur non essendo il massimo, comunque è abbastanza efficace. Se le utilizzi per fare sport, certo, i PX4 non è il massimo, non sono super sportive, come le Power Beats per esempio, però direi che vanno bene. Se vuoi ascoltare musica e ti piace il sound equilibrato, sì. Se vuoi parlare tanto a telefono o chiamate audio video, WhatsApp, Messenger e via dicendo, direi che il microfono è buono e per degli auricolari compatti, insomma questa cosa non è proprio da trascurare, no? Perché sono insomma compatti, ricordiamo, non è facile in questi casi. Non è un microfono super premium, quindi se devi acquistare degli auricolari proprio per il lavoro, per parlarci tanto tanto, in ogni condizione, se lavori su dei cantieri dove c'è tantissimo rumore, no, ti consiglierei altro. Ma nella maggior parte dei casi direi che il microfono è buono, leggermente inferiore alle Pixel Buds, però lì siamo sempre su una fascia di prezzo, insomma comunque leggermente più alta. Va bene anche eventualmente per lo smart working e per giocarci, vedere video su iPhone, sempre se non hai proprio esigenze per i giochi particolarmente stringenti. Queste erano le Beats Studio Buds. Io ti ringrazio per l'attenzione. Se hai delle domande più specifiche sei il benvenuto nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Ciao.